Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la prima parte di dicembre 2022. Abbiamo la carta dell'imperatore. Si parla di stabilità e di figure di potere. Potrebbe essere la vostra situazione, quindi essere voi in una situazione di potere, di essere un capo, o può fare riferimento a qualcuno più in alto di voi, quindi eventualmente ad un superiore, appunto a un capo, oppure per qualcuno anche a una figura paterna. È comunque una carta che parla di stabilità, l'imperatore, e cioè la stabilità intendo quella materiale, quella concreta. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io comunque vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il mio indirizzo email per chi volesse contattarmi. Bene, partiamo con il mago e un 3 di coppe, ragazzi. Il mago mi parla di nuovi inizi, di qualche azione che viene fatta per concretizzare un nuovo tipo di realtà. È la carta dell'alchimista, è colui che trasforma una determinata energia, diciamo, pesante in un'energia preziosa. È come il trasformare qualche cosa di negativo in positivo. Il 3 di coppe è una carta che mi indica festeggiamenti. Probabilmente qualcuno qua raggiungerà un risultato, perché abbiamo anche un 10 di pentacoli. Quindi, se state aspettando una promozione, credo proprio che arriverà. Se state aspettando il premio di fine anno, credo proprio che arriverà, ragazzi, perché il 3 di coppe è una carta di raccolta di frutti, di risultati, di premi. È una carta di festeggiamenti, di celebrazione, è una carta che parla di un gruppo che raggiunge qualche tipo di risultato. E il 10 di pentacoli, comunque, essendo un 10, è una carta di compimento, è una carta di chiusura cicli e di premi anche in denaro. Andiamo avanti, vediamo come proseguiamo. Diciamo che probabilmente questo 10 di denari è un po' quello a cui voi aspirate, ma qualche cosa arriva, anche se può essere che non sia esattamente questo 10 di pentacoli, però qualche cosa arriva perché comunque c'è un 3 di coppe, si festeggia. Per qualcuno potrebbe essere il pensionamento e vi dico questo perché l'8 di coppe mi dà l'idea di una persona ehm, in questa rappresentazione soprattutto è come se ci fosse qualcuno che è triste di lasciare il posto dov'è o dove è stato. In realtà l'otto di coppe è una carta di viaggio, di spostamento, sia interno che esterno, ma qui sento un po' che c'è qualche difficoltà a creare una sorta di distacco, se vogliamo. Andiamo avanti. Vediamo un po' come termina il periodo. Abbiamo la carta del diavolo e la carta degli amanti al contrario e la carta del carro al contrario. Quindi ragazzi, guardate, avete 3 arcani maggiori in fine stesa e un arcano maggiore a inizio stesa. Questo nuovo inizio, questa sorta di celebrazione, sento che con il diavolo vi porterà anche ad avere un certo tipo di potere mentale. Il diavolo parla proprio di quello, dell'autocontrollo, ehm, a livello proprio di mente. Se non fosse autocontrollo, potrebbe fare riferimento a qualche tipo di condizionamento o di, come vi posso dire, restrizione, ecco, vediamola così, per quello che riguarda probabilmente questo tipo di spostamento. E vi dico così perché il carro qui a fine lettura è al contrario. Scusate, ho cercato di migliorare un pochettino la luce.
Allora, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi dico che che ho già pubblicato gli oroscopi del 2023. C'è una prima lettura generale e poi abbiamo tre approfondimenti appunto della lettura generale. Trovate tutto nelle playlist. Andiamo a vedere questo mago. Ok. Wow, due di coppe al contrario e fante di spade. Il due di coppe al contrario mi dice che non c'è un reale accordo, probabilmente in questo gruppo di persone, in questo gruppo di amici. Avendo il fante di spade, al contrario, qui c'è da tenere un attimino gli occhi aperti su quello che sta succedendo e vi direi anche sul vostro modo di manifestare, considerato questo mago qui. Andiamo a vedere il 3 di coppe, di che cosa ci parla. Abbiamo una regina di coppe, la carta della torre e l'imperatore un'altra volta. Oh wow! È come se ci fosse in effetti questa sorta di sicurezza pratica, fisica, materiale con l'imperatore, ma diciamo che potrebbe esserci qualche tipo di... Mi viene da dire delusione perché la torre parla sempre di una caduta delle certezze. E, e vedendo comunque la regina di coppe che è molto, è un'energia molto coinvolta ehm, a livello emotivo, è un po' come se fosse una sorta di delusione emotiva. Per qualcuno invece si tratta della rottura di alcuni schemi, ragazzi. E possono essere schemi appunto sul posto di lavoro, piuttosto che rottura di schemi e rottura di compromessi, perché qui avevamo comunque il 2 di coppe al contrario. Andiamo avanti, vediamo il 10 di pentacoli. Abbiamo la carta del giudizio al contrario, 6 di bastoni al contrario, la sacerdotessa, la regina di spade e il re di spade. Re e regina di spade. Mm, mm. Ho come la sensazione che per qualcuno sia... ci sia una sorta di difficoltà nella comunicazione. Innanzitutto, avendo re e regina di spade, si può trattare di una coppia per destino, però ho come l'impressione qui che non ci sia un reale ascolto tra le due parti e che quindi questa vittoria, questa celebrazione di cui ci parla il Tre di Coppe, possa essere senza basi, mi viene da dire, ma perché c'è la torre? Ok, andiamo a vedere l'otto di coppe. Abbiamo un re di coppe, un 10 di pentacoli nuovamente, un 3 di denari, un cavaliere di spade e l'otto di spade. Mm. Ehm, allora ragazzi, qui ho come l'impressione che da un lato vogliate raggiungere questo obiettivo, dall'altro invece vi spaventa raggiungere questo obiettivo. È un obiettivo di stabilità, sicuramente finanziaria, ma ho come l'impressione che qualcuno non si senta all'altezza, non si senta libero, se vogliamo, di agire, di muoversi, di andare, di fare. E difatti il non sentirsi libero di me lo dà il diavolo. Andiamo a vedere questo diavolo per piacere. 4 di bastoni al contrario. Sì, qualcuno ha dei contratti già in atto, possono essere dei contratti di matrimonio, visto che il 4 comunque di bastoni, o possono anche essere dei contratti di vecchia data, magari con dei fornitori, con dei clienti, con dei collaboratori, anche semplicemente. C'è qualche cosa che condiziona comunque da lungo tempo, che vi fa sentire un pochettino costretti. Tenete presente che avete 6 di coppe, carte degli amanti, 4 di bastoni, re e regina di spade, 2 di coppe. Per molte persone questa relazione, che sia o meno romantica,
potrebbe proprio essere una relazione predestinata, come se questa persona o questo tipo di situazione in cui vi state trovando in questo momento fosse capitata nella vostra vita per insegnarvi un passo dell'anima, ecco, diciamo così. Voglio andare a vedere la carta degli amanti, per piacere, grazie. Mm. Fatemi vedere anche il carro. Mondo al contrario, imperatrice al contrario, mago al contrario, 3 arcani maggiori, 4 al contrario e 5 perché c'è anche il matto. Wow! Come finisce intensamente la stesa. Guardate ragazzi, come la sensazione che qui qualcuno voglia andare verso nuove vie, verso nuovi, ma qualcuno vi tenterà per rimanere esattamente lì dove siete. Il diavolo parla anche di tentazioni, ripeto, può essere una persona che è cresciuta con voi, qualcuno che risale all'infanzia, qualche collaboratore di vecchia data. Magari non c'è un accordo scritto perché, ripeto, il 2 di coppe e il 4 di bastoni sono comunque il contrario, però c'è una prospettiva qui con questo cavaliere di coppe, c'è una possibile o un'eventuale proposta che viene fatta. C'è da dire che avendo tutte queste carte al contrario, che comunque sono nella stesa, c'è il mondo, compimento, l'imperatrice, abbondanza, prosperità. È un po' come se vi dicessero di non spostarvi per il momento, di non fare quel passo, di non fare quella scelta. Vi sento un po' bloccati, in effetti abbiamo questo 2 di pentacoli che è un po' come il ok, vado per questo 10 di pentacoli per il compimento oppure accetto l'offerta che mi è stata fatta e continuo. Poi scrivetemi nei commenti come vi risuona, perché qui ho come la sensazione che qualcuno voglia un po' sfuggire da una certa realtà. E tenete presente che qui si inizia col mago e qua si finisce con il mago. Anche se al contrario, però, c'è. Credo che l'imperatore che c'è qui, diciamo come carta tema, è per dirvi che in questo periodo vi renderete conto di quanto è grande il vostro valore e il vostro potere personale, proprio perché qui è un po' come se non volessero lasciarvi andare, soprattutto se siete in fase di pensionamento o se per caso a fine anno dovete chiudere un contratto. Cose di questo genere. È un po' come se cercassero di trattenervi, se cercassero di tenervi lì dove siete, insomma, probabilmente perché siete persone valide avendo un imperatore. Mm. Bene, andiamo a vedere un oracolo e vediamo come finisce la stesa. Un ultimo consiglio che vi vogliono dare con le carte delle fatine. Se, se poi volete supportare il canale e volete farmi capire che insomma sostenete il lavoro che sto facendo, potete sempre mettere like, iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Ok, andiamo a vedere. Wow! Questa carta vi dice che fondamentalmente avete delle benedizioni magiche. Qualsiasi cosa tu stia attraversando, vi dice, sei assistito dalle fate che ti benedicono. E le fate ti ricordano che anche tu puoi benedire. Benedire è un modo di mandare energia pulita, energia rigeneratrice. La benedizione è una luce che si porta, no? E poi abbiamo desidera saggiamente. Ah, questa carta qua è bellissima. Perché praticamente vi dice di fare attenzione a quello che manifestate, nel senso cercate di formulare il vostro decreto o quello che voi appunto volete manifestare per il più alto bene di tutti, ma soprattutto una volta che poi lo avete manifestato, bisogna iniziare a fare qualche cosa di concreto, qualche cosa di reale nei confronti di questo progetto per far sì che appunto si manifesti, perché finché resta nell'aria e non si fa un'azione concreta, è difficile che
che questa situazione, insomma, possa partire. Guardate, qui avete la carta del mondo che è una carta di compimenti, due carte di inizi che sono al contrario, qui avete un'altra carta di inizi che è al contrario, fatemi vedere di qua. Avete un 10 qui, avete un 10 qui. Quindi sento che si sta avvicinando comunque un nuovo tipo di realtà. Probabilmente qualcuno ha bisogno di staccarsi da qualche cosa. È come se, ripeto, stanno cercando di tenervi lì dove siete. E lo sento molto, sì, come se fosse una proposta che non si può rifiutare, ok? Quindi magari veramente arriva quel premio che voi magari vi state aspettando, ecco. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi per la prima parte di dicembre 2022. Spero che la lettura vi aiuti a navigare meglio il periodo. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!